Oggi in questo video parliamo di desaturazione del colore a olio di una tinta. Partiamo dal rosso di cadmio scuro e campiamo una piccola parte con questo colore e lo cerchiamo di desaturare con questi altri due colori, che sono il nero di Marte e il bianco di titanio. Mi raccomando, sempre con una percentuale di zinco dentro. Quindi è una piccola pillola che però credo che sia interessante, spero che sia interessante e formativa. Alla fine ci sarà anche una coda dedicata alla piccola differenza che c'è tra desaturazione e schiarimento del colore. Quindi vi invito a guardare il video e, se lo trovate interessante, a condividerlo e a iscrivervi al canale, a commentare e a mettere un mi piace. Quindi non mi resta che augurarvi buona visione. Allora, noi abbiamo rosso di cadmio scuro, nero di Marte e bianco di titanio. Sempre il bianco di titanio con una percentuale di bianco di zinco all'interno. E qui abbiamo messo una campitura di rosso di cadmio scuro, perché andiamo praticamente a desaturare il rosso di cadmio. Per andare a desaturare il rosso di cadmio, che è altra cosa dallo schiarirlo, ci serviamo del nero di Marte in una sequenza che ci consenta di apprezzare la sua desaturazione in maniera graduale. Allora, se noi prendiamo un poco di rosso di cadmio e lo mettiamo qui accanto a questo, abbiamo l'opportunità e la possibilità di desaturarlo cominciando ad aggiungere una piccola quantità di nero di Marte. All'interno il nero di Marte ha questa sua proprietà di legarsi molto bene con tutti i colori, e per quello che io lo preferisco. Quindi questo, se vi appare un poco più scuro di questo e volete avere una tonalità abbastanza simile come timbro di colore, non fate altro che aggiungere un poco di bianco di zinco, e così otteniamo una prima tonalità di desaturazione del colore. Quindi procediamo e iniziamo proprio da questo colore. Ripetiamo la nostra campitura di rosso di cadmio scuro, prendiamo un poco di nero di Marte, ma questa volta ne inseriremo un pochino di più. In modo che quando noi andremo a mettere il bianco di titanio sopra esso, questo apparirà ancora un pochino più saturo del precedente. E così via, finché non arriviamo alla desaturazione completa. Quindi prendiamo adesso meno rosso di cadmio scuro, ne ho preso meno. Come vedete, io non utilizzo mai o quasi mai diluente, perché io i colori li uso sempre in maniera abbastanza pura. Adesso andiamo a porre lo scuro.
e poi ancora il bianco di zinco, scusate, il bianco di titanio. Vedete che il colore pian piano si desatura. Adesso andiamo a completare mettendo veramente poco rosso di cadmio, molto di più sarà il nero di Marte che utilizzeremo su questa campitura, e molto di più sarà il bianco di zinco. La saturazione è veramente graduale, però vi fa, o almeno spero che possiamo comprendere come questa possa aiutarci a poi creare delle campiture quando noi facciamo quando creiamo delle tinte in sfumatura che non necessariamente devono andare verso una tonalità più chiara, ma possono andare verso una desaturazione. Metto ancora del nero di Marte che poi completo con un bianco di titanio. Ecco, praticamente la desaturazione del colore è praticamente completata. Però questa tinta, il rosso di cadmio, sopra tutte queste tinte che abbiamo messo qui, funzionerà bene perché manterrà il tono complessivo del rosso. Infatti, se noi andiamo a mettere un rosso sopra, vedremo che mantiene perfettamente un tono con il colore che abbiamo costruito sotto ad esso. Altra cosa è lo schiarimento della tinta utilizzando solo, ovviamente, il rosso di cadmio e il bianco, che questa è assolutamente molto più elementare, quindi basta diminuire le parti di rosso e aumentare le parti di bianco fino ad arrivare allo schiarimento del colore. Vedete quanto poco bianco serva per schiarire la tonalità di rosso di cadmio. Il bianco di titanio è un colore molto colorante, basta pochissimo per agire sul colore sottostante. Poi possiamo partire da questo colore e via via
interessante notare come il colore mantenga sempre lo stesso tono e quindi tutti questi colori siano assolutamente compatibili e non stonino uno vicino all'altro. Ovviamente qua, se mettiamo molto più bianco, otteniamo il colore ancora più chiaro. Ovviamente questo qui non è un colore di titanio puro, per cui la colorazione del colore è ancora abbastanza modesta. Quindi una cosa è schiarire il colore e una cosa è desaturarlo. Spero che questa piccola pillola sia stata interessante e possa aiutarvi a comprendere quante tinte e quali possibilità noi possiamo avere già costruendo un approccio che vada nella direzione dell'analisi dei colori che abbiamo e della possibilità dell'impiego dei colori. Quindi è meglio, io suggerisco, quando si crea un dipinto, di avere già dei colori che rappresentino una tavolozza tonale o atonale, a seconda di come noi vogliamo realizzare il dipinto, che serva poi noi per distribuirli nella tavolozza che abbiamo. Perché molte volte noi non pensiamo che un colore possa andare bene in un determinato contesto finché non lo abbiamo messo sulla tela. Quindi se noi facciamo delle prove a priori ci rendiamo conto della possibilità che ha questo colore di coesistere con gli altri e quindi di creare un'omogeneità del lavoro finale a cui noi stiamo tendendo. Vi ringrazio di essere stati qui, vi do appuntamento a sabato prossimo, mi raccomando, con la terza puntata della storia della penna sfera. È un appuntamento a cui io tengo molto. È un video che spero abbia l'interesse che merita, perché è una storia affascinante di un oggetto particolare, di uso comune, che alle sue spalle ha un passato così travagliato e interessante. Quindi mi raccomando, a sabato prossimo. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale, di condividere il video se l'avete trovato interessante, di mettere un mi piace e di commentare. A presto!